Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi andiamo a dare dei buoni consigli a tutti coloro che amano questa splendida pianta, l'ortensia. Andremo a chiedere a uno dei più grandi esperti in Italia di piante acidofile, ovvero Paolo Zacchera, quali sono i rami da tagliare una volta a fine fioritura, come in questo caso. Andremo proprio a fare un tutorial pratico a vedere Paolo Zacchera che cosa ci consiglia, quali sono i rami da tagliare, quali sono i rami da non toccare per avere una fioritura alla prossima stagione così bella e generosa. Eccoci qui Paolo, allora come si fa a avere questo spettacolo della natura, come si fa a avere queste belle fioriture? Allora, qui il miracolo l'ha fatto la natura, non l'ha fatto il Paolo. Questa è una ortensia che è di un blu intensissimo, di cui non so il nome preciso, però è talmente bella che l'anno scorso abbiamo usato per le talee, quindi l'abbiamo tagliata molto. E questo è il risultato non programmato, francamente. Io direi che adesso ci conviene dare, io so le regole, però vediamo, sezionando un po' la pianta, quali sono i motivi per cui hanno portato una fioritura così. Cioè sacrifichiamo tra virgolette un po' questa bella ortensia, tanto si riprenderà, giusto? Sì, non c'è problema. Guardiamo dentro che cosa per è spiegare ai successo. nostri amici, guardate Paolo com'è gentile oggi, ci fa vedere dentro che cosa è successo nella pianta, quindi quali sono i rami che sono stati tagliati, che cosa è successo e cosa invece cosa invece è successo sui rami che non abbiamo tagliato. Quindi adesso Paolo ci libera una parte della pianta, così andremo dentro a vedere l'ortensia, guardate. Eccoci qua. Allora, percorriamo un ramo che ha portato il fiore. Il ramo, togliamo via pure questo, c'era una punta. Qui è stato fatto un taglio. Perfetto. Però c'era un ramo corto da cui non è stata fatta la punta è uscito e ha portato un fiore splendido. Quindi il piccolo ramo dell'anno prima ha portato il fiore. Esatto, adesso guardiamo invece, vediamo un po'. Anche qui siamo nello stesso caso, cioè è stato tagliato un ramo, ma c'era un ramo corto che ha lavorato di punta e ha portato il fiore. Quindi bisogna potare le piante, ma lasciare delle punte che possano permettere di portare il ramo che porta il fiore. Quindi, allora cerchiamo di identificarle. Questo è un piccolo ramo che porta il fiore. Questo è un piccolo ramo che porterà il fiore. Se io taglio la pianta in questo periodo, siamo ancora in estate, per cui da qui uscirà un piccolo ramo e verosimilmente da questo uscirà un ramo che porterà il fiore. Da questo ramo, dove non ci sono gemme evidenti, usciranno dei rami, ma non saranno i rami che porteranno i fiori. Perché? Perché la pianta ha bisogno di questo di sviluppo, porta il fiore sul ramo che era già stato preparato l'anno precedente. Per cui se io faccio una potatura drastica di tutte le punte, posso comunque avere qualche fiore, ma non avrò una fioritura come l'abbiamo avuto quest'anno. Quindi bisogna sempre fare una potatura. Vedi qui, questo qui porta il fiore ed ha un piccolo rametto, però questo è un ramo invecchiato, per cui io lo taglio senza problemi. Questo è un ramo, cioè la parte molto più legnosa. Allora, questo ramo io lo taglio perché ha già avuto 2 o 3 tagli e ha già portato dei fiori. Questi rami, ecco, questo qui è un po', sono stati bruciati dal massimo della vegetazione, però io questi rami nuovi li lascio e verosimilmente queste gemme qua si gonfieranno e porteranno un fiore. Ok. La taglio così per estetico, perché è un ramo rimasto all'interno nel buio, quindi devo lasciare dei rami. Faccio senz'altro prima la pianta è molto grande, una pulizia. Questo ramo qui è già stato potato 2 o 3 volte, lo tolgo, poi possiamo mettere in un vaso e conservare tutto l'inverno. Ecco, lascio questo ramo si allungherà e su questa punta ci sarà senz'altro un fiore. Okay. Questo è uno dei rami da lasciare, quindi quindi la regola è sfoltire un po' all'interno e poi tagliare comunque. Questo ramo che sembra debole, se prenderà la luce perché abbiamo abbassato gli altri, si allungherà con una vegetazione nuova, ma porterà il fiore.
quindi bisogna salvare un certo numero di vegetazioni corti, oppure tagliare molto presto, però perché rovinare una pianta così bella, conviene godersela. Certo. Per cui non farlo godersela, eventualmente sapere che un anno avrà, sto cercando, ecco, questo è un ramo assolutamente da lasciare, è partito nuovo, sembra magro, ma magro perché è stato in concorrenza con gli altri più vigorosi. L'anno prossimo. Questo qui, questa punta continuerà a crescere l'anno prossimo e porterà il fiore. Perfetto. Quindi non devo tagliare tutto, devo tagliare in maniera selettiva lasciando delle punte. Perfetto. Quando questo, Paolo? Qual è il periodo migliore? Allora, noi che dobbiamo vendere delle piante con i fiori nel prossimo mese di giugno, mese di luglio, abbiamo già tagliato a luglio. Ma noi siamo dei produttori di piante che vanno certo. alla clientela. Chi ha il giardino gli conviene godersi questi fiori, raccogliere eventualmente questi fiori, mettere l'asciutto e goderseli per qualche mese in casa, e intervenire quando sono cadute le foglie